Ci sono lavori che nascono da un pezzo rotto e altri che nascono da ciò che quel pezzo rappresenta. Questa grande cesoia da potatura apparteneva al padre di un mio collega, un attrezzo semplice, consumato dal tempo, che oggi non avrebbe un grande valore commerciale, ma per lui significa molto, è un ricordo, un legame, un frammento di storia che non voleva perdere. La parte che si è rotta è quella che in gergo tecnico si chiama incudine. Si chiama così perché nelle cesoie a battente la lama non taglia contro un'altra lama, taglia contro una base piatta, proprio come un martello che colpisce un'incudine. È la superficie che sostiene il ramo e assorbe la forza del taglio. Non è un nome inventato, è il termine corretto per questo tipo di attrezzo. L'incudine originale era realizzata in zama, una lega a base di zinco molto usata nelle fusioni. La zama permette di ottenere forme complesse a basso costo, con una buona precisione e senza grandi lavorazioni, ma ha un limite importante: non è un materiale tenace. Sotto sforzo non si piega, si spezza. La frattura è quella tipica, granulosa, quasi sabbiosa, che si vede spesso nelle leghe di zinco. È un materiale perfetto per manopole, gusci, parte estetica, ma non è ideale per componenti che devono supportare carichi concentrati come un'incudine di una cesoia. Ricostruire in acciaio non è automaticamente un miglioramento tecnico. L'acciaio è robusto, certo, ma pesa di più, si ossida ed è duro e nel tempo potrebbe consumare il filo della lama. Per questo sto valutando una soluzione più raffinata: aggiungere una controbattuta in bronzo nella zona dove la lama va a chiudere. Il bronzo è più morbido dell'acciaio, assorbe l'impatto, protegge il filo della lama e si può sostituire facilmente se si consuma. Ma prima di arrivare a questa scelta devo portare il pezzo alla sua forma definitiva: geometrie, fori, canale e guida. Solo quando un'incudine sarà completa potrò decidere se integrare la controbattuta in bronzo e come fissarla nel modo più pulito e funzionale. Welcome back to McMo Channel. Il materiale me l'ha fornito direttamente il mio collega, un acciaio di buona qualità che si lavora con una facilità sorprendente. Si taglia come burro, lascia finiture pulite e mi permette di affrontare questo progetto con la tranquillità di chi sa che la base è solida. E prima di andare avanti ti ricordo di lasciare un like e iscriverti al canale. Lo so che molti youtuber lo dicono in modo spiritoso, quasi obbligando scherzosamente, ma la verità è che aiuta davvero il canale a crescere e mi permette di portare avanti progetti come questo. Quindi se ti piace quello che stai vedendo, lascia un like e iscriviti, supporta il canale. See you later. Anche con una donazione, se possibile. Grazie davvero. Stendi blu di tracciatura e tracci il profilo della nuova incudine. Si chiama Dicam. Purtroppo è difficile trovarlo in Italia, se non impossibile. L'ho dovuto prendere da Amazon Stati Uniti e quindi è costato... Ah no, questo l'ho preso negli Stati Uniti. Adesso gli diamo qualche minuto e si asciuga. Adesso ce l'andiamo a posizionare e a tracciare. Segno con precisione la posizione dei fori, sono l'unica parte davvero sensibile dell'intero pezzo. Il resto non richiede tolleranze particolari e questo mi concede libertà e velocità.
logicamente per la sua natura non è un pezzo dove serve precisione micrometrica. Quindi diciamo che con una semplice tracciatura possiamo fare i contorni. Ed ecco qua che ci siamo andati a tracciare la nostra battuta. Ok. Nice. Questo e questo sono importanti perché saranno i nostri punti di riferimento. Ok. Adesso ci andiamo a ok. Ok, e adesso dall'altra parte. Ok, nice. Adesso ci possiamo andare a prendere praticamente questo è 6 gradi. E adesso ci andiamo a prendere anche questa. Una volta che ho questa e questa, non ci perdiamo. Ho montato il mandrilo idraulico, ho messo il centrino e ho centrato il primo foro. Come sappiamo non è una di quelle lavorazioni dove serve un'estrema precisione, l'importante è il punto di partenza. L'ho presa ad occhio ma mi sembra centrata e ho fissato sul lettore di quota i zeri. Adesso andiamo a centrare.
L'originale era una fusione di Zama rifinita solo nelle zone funzionali, fori, canale e guida di scorrimento. Una geometria che oggi sarebbe perfetta per una lavorazione CNC. Ma io una CNC non ce l'ho. E quindi mi organizzo, porto il pezzo sulla Deckel FP2, prima squadro il materiale, poi seguo i fori di riferimento e da lì si parte. Ci siamo presi questa quota. E adesso quest'altra. E con il divisore mi preparo ad eseguire tutte le operazioni che normalmente farebbe una macchina a controllo numerico. E questo comanda praticamente, questi due fori sono sullo stesso asse. Da qui a qui abbiamo 45.30, questo foro è 12,90, quest'altro è 8,5 e da qui a qui è 56. Nice. E facciamo il nostro foro. E adesso quest'altro. Questo deve stare a 6 gradi da questo punto. Quindi ci andiamo a mettere, andiamo a farci fuori e poi ci andiamo a mettere la morsa a 6 gradi e andiamo a fare questo slot, questa fresata. Andiamo a fresare con una 6 mm. Adesso andiamo al nostro zero qui e ripetiamo la cosa. I due fori sono fatti. Adesso ci andiamo a cambiare la punta.
andiamo al nostro 56. Ok. Nice. Ok. E adesso questo foro, ma qui è tutto slabbrato perché adesso l'ho incollato con il super glue. Questo è tutto slabbrato, questo porta a 8,31, questo porta a 8,79, 8,80, qui è 8,82, qui 8,50, cioè un bel casino. Questi sono 12,70, 12,94, è tutto ovalizzato, è difficile anche capire che diavolo di dimensione. 12,77, 12,95, 12,96, qui c'è anche usura. Adesso torniamo a zero e ci andiamo a fare ad allargare questo foro. Il problema è che il mio collega ha la boccola qui, perché non so veramente, qui ho rebus, vedere che dimensione. 12 è sicuro, ma la misurazione lì riporta a 12,70. Non serve fare una barenatura, lì è rovinato il supporto. Quindi per il momento vado a 12. Ma ho bisogno di misurare, chiamiamola matrice. Oh. E fin qui ci sono. Ho montato su una punta da 12,50, questo dovrà scorrere qui. Prima ho riscaldato la macchina, adesso andiamo a... la punta è nuova.
Ok, ho sofferto. Nice. Ok. E adesso andiamo a fare qui il canale, perché questo dovrà scorrere qua dentro. E poi praticamente, diciamo, questa semplice cinematica sarà completata e andremo soltanto a fare lo shape di questa battuta per cesoia. Come vedete è abbastanza articolata. L'avevo già presa prima e sono un 6 gradi. Dobbiamo fare il tilt da questa parte qua. Mi sono spostato da questo centro a questo centro è 56. Adesso però vado su incremental e già ho messo qui lo 0. Apro con una fresa da 6 mm, costano poco, se si rovina non è un disastro. Mi metto a 600 giri. Ci siamo fermati. Adesso andiamo a praticamente spostare questo di 6 gradi. E andiamo a fare le nostre prove. È una cesoia da giardino, quindi non è che abbiamo tolleranze chissà da quanto. E questi sono i nostri 6 gradi e andiamo a provare in questa maniera qua. Qua già sono sulla linea, andiamo a provare, ritorno a 0, qui sono praticamente sulla linea, ma qua giù devio. Però siccome ci siamo spostati, praticamente ci siamo spostati anche con il centro,
di 2 mm, siccome il canale deve essere di 8, questo è 6 di 2 mm, quindi per essere al centro dobbiamo guardate quanto è cambiato, questo era lo 0 di prima. E adesso andiamo 2 mm all'interno e siamo all'incirca al centro del nostro foro. Dovremo. Questa non si sposta più. E andiamo a provare la nostra prima frisata. E adesso vado 2 mm dall'altra parte. Ok. Okay, and let's go here. Dopo le prime lavorazioni passo ad aprire l'asola da 8 mm. È una lavorazione semplice, lineare, che preparo con una fresa cilindrica. Ma si è rilevata una scelta inutile, perché quella superficie dovrà essere riabbassata più avanti. Nice job. Nice. There is a little play, as should be. Adesso ho messo
così andiamo a rifinire dovremmo essere al centro, Nice. Ok. La nostra asola è fatta. A questo punto utilizzo la battuta originale in Zama come riferimento. L'ho incollata con un po' di superglue, giusto per tenerla ferma mentre lavoro. Mi serve per capire le inclinazioni e le geometrie delle fusioni originale. Ora devo fresare la superficie ad angolo, replicando il più fedelmente possibile la forma del pezzo di partenza. L'inclinazione è di circa 10 gradi, una fresata obliqua che su una macchina tradizionale richiede un po' di pazienza. La geometria di questo componente è molto articolata, è uno di quei pezzi che dal punto di vista della lavorazione pura una CNC gestirebbe in modo ideale. Ma anche avendo una CNC ci sarebbe voluto più tempo per disegnare e programmare il percorso utensile che per lavorarlo a mano.
E adesso con questa fresa facciamo l'ultima passata e poi faremo con questa, con il profilo ad arco, e andiamo a 66 e così siamo a misura. E ok. E adesso vediamo di cambiare fresa. Ok. E andiamo a mettere questa ad arco. Per riprodurre il profilo utilizzo una fresa a raggio da 8 mm che mi permette di ottenere la curvatura tipica della fusione. È una lavorazione lenta, fatta di piccoli passaggi, ma è l'unico modo per dare al pezzo quell'aspetto coerente con l'originale. Dopo aver fresato l'angolo e abbassato la faccia nella sua porzione corretta, passo alla fase che chiamo la mia CNC umana. Vado a sgrossare il materiale formando a mano lo shape dell'originale, seguendo le linee della fusione come se stessi interpretando un modello tridimensionale. Non è una lavorazione precisa a centesima, è una fase di avvicinamento, una preparazione. Più che altro un divertimento. Quando monterò il divisore farò il profilo correttamente, cercando di avvicinarmi alla fusione quanto più possibile. Alcuni dettagli dello stampo originale non si possono riprodurre, non hanno funzione meccanica, sono solo elementi estetici, piccoli fazzoletti di rinforzo che servivano alla Zama ma che con l'acciaio non sono più necessari.
generale considerando a mano. Mi sarebbe piaciuto fare tutto in un unico video, ma ci sono molti cambi di setup macchine e ogni fase richiede un approccio diverso. Per questo, dopo la fase di scienza umana, ho deciso di chiudere qui questo episodio. Grazie per aver seguito il progetto fino a questo punto. Ci vediamo presto nel prossimo episodio, dove porteremo il pezzo alla sua forma definitiva e inizieremo a lavorare il profilo con il divisore.